Ciao a tutti, oggi vi mostro come ho realizzato le mie Marilyn Nails, mia copertura dedicata a Marilyn Monroe. Cominciamo con il dito medio della mano destra e il dito medio della mano sinistra, dove andremo a realizzare i due veri e propri ritratti. Creo un grigio perla né troppo chiaro né troppo scuro, mixando una puntina piccolissima di nero al nostro acrilico bianco e col pennello punta tonda numero 2, scusate, comincio a dare una prima forma ai nostri due volti. Passiamo all'indice della mano destra, dove andremo a creare sopracciglia, occhio, narici e puntino nero utilizzando il pennellino liner e l'acrilico nero, e con l'acrilico rosso cominciamo a creare la forma della nostra bocca, così come vedete in foto. Fatto ciò, prendiamo il nostro pennellino striping, sempre con l'acrilico nero, questa volta molto ben diluito perché le linee devono essere molto sottili, il pennellino sempre asciutto, scarico l'eccesso di colore e comincio a realizzare la forma della palpebra dei due occhi e la linea che delimita i denti superiori da quelli inferiori, semplicemente una piccola linea sottile nera che va dalla parte destra alla parte sinistra delle nostre labbra. La stessa cosa allo stesso modo la faccio sull'indice della mano sinistra. Questa volta il volto dovrà dare l'impressione di essere leggermente inclinato, quindi quando andremo a realizzare le labbra con il rosso, la prima parte dovrà essere un pochino più corta e la seconda più lunga. Semplicemente per fare queste linee appoggio il pennello e trascino. Con calma, prendetevi tutto il tempo necessario. E anche qui uso lo striping e il colore nero ben diluito per fare le linee più sottili sotto gli occhi e la nostra linea sottile per delimitare i denti superiori da quelli inferiori. Se dovete fare qualche correzione potete utilizzare benissimo un pennellino liner o striping e dell'acrilico bianco, tanto la base è uno smalto bianco semplice. Passiamo adesso al primo volto, il primo vero ritratto, con la tecnica che abbiamo usato finora, quindi striping e acrilico nero ben diluito. Andiamo a realizzare le sopracciglia, gli occhi, allo stesso modo fatto in precedenza, il puntino nero per il neo, e per realizzare la curva del nostro naso appoggiamo il pennello e cominciamo a trascinare realizzando una piccola curva, e le labbra come abbiamo fatto finora. Dopodiché pennello tondo, punta tonda scusate, numero 2, un grigio più chiaro e uno più scuro, e muovendo semplicemente in modo irregolare il pennello creiamo i capelli. Prima di fare tutto ciò con l'acrilico nero andiamo a delimitare, ad assottigliare i lati del nostro volto per dare la forma desiderata. La stessa cosa la facciamo per l'altro volto, quindi dito medio della mano sinistra. Cominciamo prima con i particolari del viso, quindi occhi, neo, labbra, naso, sempre lo stesso come abbiamo fatto precedentemente. Qui realizzeremo anche una piccola parte di collo, comunque sempre con tutta la calma necessaria per poterlo fare. Dopodiché con lo striping facciamo i particolari più sottili, pennello poi punta tonda numero 2 e il solito abbinamento dei due grigi per realizzare i capelli, e con l'acrilico bianco puro diamo dei punti luce sia sui capelli per dare movimento, quindi delle piccole curve, piccolo movimento, e la parte chiara del collo di Marilyn. Passiamo poi all'anulare, che è la stessa cosa sia per la mano destra che per la mano sinistra. Realizziamo il corpo di Marilyn, quindi creiamo una specie di marroncino color carne, aggiungendo una piccola puntina di marrone al nostro acrilico bianco, e cominciamo a lavorare per geometrie: un tondino per la testa, una specie di triangolo per il corpo, e
diamo un po' di movimento per realizzare la gonna. Dopodiché liner, pennellino liner alla mano, acrilico bianco e cominciamo a colorare il vestito di Marilyn e con lo striping e l'acrilico nero sempre ben diluito facciamo il contorno a questo vestitino. Liner e acrilico giallo con una piccola punta di marrone e disegniamo i capelli semplicemente appoggiando il nostro pennello e muovendolo in modo irregolare. La stessa cosa la facciamo sull'anulare della mano sinistra. Noterete che alla fine di tutto avevo creato uno sfondo mixando dell'ombretto perlescente blu, di diverse tonalità di blu, con il top coat in modo da mettere ancora più in evidenza un vestito bianco che era su uno sfondo molto chiaro. E con questo è tutto, una passata di top coat brillante e il gioco è fatto. Come noterete dalle foto, sul mignolo ho realizzato delle labbra in modo molto semplice con la stessa tecnica con cui ho creato lo sfondo per il vestito di Marilyn. La stessa cosa è stata fatta sul pollice, mano destra e sinistra, labbra e la scritta Marilyn su uno sfondo madreperlato. E con questo è tutto, io vi mando un bacione enorme e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao ragazzi!